Comincio dalla biga. In una ciotola verso l'acqua, ci sciolgo dentro il lievito di birra e aggiungo la farina. Sto utilizzando una farina forte, quindi con un W che va dai 2,80 ai 3,50. Mescolo con una forchetta, non devo impastare, devo solo idratare tutta la farina e ottenere un composto stracciato, così. Copro con pellicola e lascio maturare a temperatura ambiente per 8 ore. Possiamo partire col primo impasto del pandoro. Verso in planetaria la biga maturata, inserisco la farina, che è la stessa che ho utilizzato per la biga, verso anche lo zucchero, ci sbriciolo dentro il lievito di birra, monto il gancio e faccio partire la planetaria. Ora sbatto leggermente le uova e le unisco all'impasto. Adesso lascio lavorare fino a far incordare l'impasto. Basta così. L'impasto incordato, lo libero dal gancio e lo trasferisco sul piano da lavoro. Gli do giusto un paio di pieghe e lo trasferisco in una ciotola. Copro con pellicola e lascio lievitare a temperatura ambiente per 2 ore, dopodiché altre 14 ore in frigorifero. 2 ore sono indicative, l'importante è che l'impasto raddoppi di volume. Io lo lascio lievitare nel forno spento con la luce accesa. In una ciotola verso il miele. Aggiungo la scorza di limone e quella di arancia. E la polpa di 2 bacche di vaniglia. Una bella mescolata e la parte aromatica e profumatissima del nostro pandoro è pronta. Copro con pellicola e lascio riposare. Il composto aromatico preparato il giorno prima darà ancora più profumi al nostro pandoro. L'impasto ha raddoppiato di volume. Dopo il periodo in frigorifero l'ho lasciato a temperatura ambiente sempre coperto per un'altra ora. Adesso procediamo con l'ultimo impasto. Trasferisco l'impasto in planetaria, unisco la farina, lo zucchero, l'acqua, monto il gancio e faccio partire la planetaria. Acqua assorbita, posso cominciare a versare il mix di uova e tuorli che ho leggermente sbattuto. Composto di tuorli e uova perfettamente incorporato, aggiungo il sale e il composto aromatico. Adesso lascio lavorare fino a che sarà ben incordato. Basta così. L'impasto si stacca dalle pareti, copro con canovaccio e lascio riposare una decina di minuti. In questo modo l'impasto non si scalderà e non si stresserà troppo prima di inserire l'ultimo ingrediente. Manca solo il burro ammorbidito. Lo aggiungo poco alla volta. Il burro è stato assorbito, l'impasto si stacca dalle pareti, spengo la planetaria e lascio riposare 10 minuti. Faccio ripartire la planetaria giusto qualche secondo, l'impasto si stacca dalle pareti, è ben incordato e ora lo trasferisco sul piano da lavoro. Mani bagnate, libero il gancio, controlliamo che la maglia glutinica si sia formata, ma che bella. Sul piano leggermente imburrato do le ultime pieghe, sempre con le mani bagnate. E lascio riposare sul piano da lavoro per 5 minuti. Continuo così per altri 2 giri di pieghe a distanza di 10 minuti l'uno dall'altro. Manca l'ultimo giro di pieghe e adesso posso metterlo nello stampo per pandoro, ben imburrato e infarinato. Copro con pellicola, la lascio lenta così quando arriverà al bordo non si appiccicherà. E lascio lievitare il nostro pandoro sempre nel forno spento con la luce accesa tra le 4 e le 6 ore. L'impasto ha quasi raggiunto il bordo dello stampo, possiamo infornare. Cuociamo a 170 gradi modalità statica per 55-60 minuti. Se volete controllare la temperatura del pandoro a fine cottura deve raggiungere 92 gradi. Per gestire al meglio i tempi di lievitazione del pandoro vi lascio qualche consiglio utile. Abbiamo cominciato la mattina con la biga, il preimpasto fatto esclusivamente di farina, acqua e lievito di birra. La sera stessa abbiamo lavorato il primo impasto, la mattina del giorno seguente il secondo impasto e poi la sera abbiamo cotto il pandoro. Possiamo sformare il nostro pandoro. Lo lascio raffreddare 30 minuti a temperatura ambiente. Una spolverata di zucchero a velo e il nostro pandoro è pronto. E dopo tanto impegno assaggiamo il pandoro. Buonissimo!